Benvenuti a Storie dalla Soffitta, il canale dove il passato della nona arte prende vita tra curiosità, personaggi iconici e storie che hanno fatto epoca. Oggi ci tuffiamo nello spazio profondo per scoprire un fumetto che è un mix esplosivo di pop, pulp e politicamente scorretto. Joe Galaxy, l'antieroe galattico nato dalla mente geniale e dissacrante di Massimo Mattioli. Pronti a partire? Allacciate le cinture della vostra navicella. Joe Galaxy, inizialmente noto come Joe Galassia, è il più improbabile degli eroi spaziali. Con un aspetto a metà tra un'aquila e un papero, indossa un costume blu con guanti e stivali bianchi, portando sempre con sé la sua inseparabile Colt ionica. È cinico, pigro, sarcastico e sempre pronto a risolvere situazioni assurde, anche se di solito ci si ritrova coinvolto più per caso che per scelta. Mattioli crea un protagonista che è al tempo stesso una parodia e una celebrazione del classico avventuriero della fantascienza pulp. Joe non ha niente dell'eroe senza macchia. È spesso goffo, a volte spietato, ma sempre irresistibile nel suo essere fuori dagli schemi. Le storie di Joe Galaxy sono una fusione unica di fantascienza, satira sociale e nonsense, immersi in atmosfere pop e situazioni al limite dell'assurdo. La prima lunga avventura, Le perfide lucertole di Callisto Carpisdau, vede Joe affrontare alieni grotteschi in un mondo che richiama i film di fantascienza anni 50. Ma la trama, piena di battute taglienti e situazioni surreali, supera di gran lunga i cliché del genere. In ogni episodio Mattioli inserisce una dose massiccia di umorismo nero, portando il lettore a riflettere e ridere su tematiche spesso scottanti. Non mancano le frecciate al consumismo, alla politica e alle relazioni umane, rese ancora più efficaci dall'assurdità del contesto. Parlare di Joe Galaxy significa immergersi nel mondo irriverente e anticonformista di Massimo Mattioli. Nato nel 1943 a Roma, Mattioli è stato uno dei pilastri del fumetto italiano alternativo. Dopo aver mosso i primi passi con storie per ragazzi su riviste come Il Vittorioso, negli anni 70 dà vita, insieme a Stefano Tamburini, alla rivista underground Cannibale, che diventerà la culla di molti dei suoi personaggi più iconici. Mattioli è noto anche per opere altrettanto dissacranti, come Squeak the Mouse, un fumetto che sembra un classico cartoon alla Tom and Jerry, ma che si trasforma in un massacro splatter senza precedenti. Questo stile spietato e giocoso si riflette anche in Joe Galaxy, dove ogni avventura è un viaggio nel politicamente scorretto, ricco di riferimenti alla cultura pop e al pulp. Visivamente, Joe Galaxy è un capolavoro. Il tratto netto e coloratissimo di Mattioli richiama i cartoni animati americani, ma con un'energia tutta sua. Gli sfondi sono dettagliati e psichedelici, con mondi alieni che sembrano usciti da un incubo surreale. L'atmosfera richiama film come Blade Runner, per il mix di tecnologia e degrado sociale, ma anche Psycho per le improvvise svolte dark e l'abilità di Mattioli nel sorprendere il lettore. Al tempo stesso, il fumetto non rinuncia alla sua anima pop, con colori vivaci e un'azione frenetica che è degna di un cartone animato. Questo contrasto tra leggerezza visiva e profondità tematica è il marchio di fabbrica di Mattioli. Joe Galaxy è un prodotto del suo tempo, ma anche straordinariamente avanti. Mentre i fumetti mainstream cercavano di rimanere entro confini sicuri, Mattioli li travolgeva con situazioni al limite dell'assurdo, battute graffianti e personaggi volutamente esagerati. In un'epoca in cui il politicamente corretto non dominava ancora la scena, Mattioli sfidava ogni convenzione, prendendosi gioco di tutto e tutti. Gli alieni che popolano le avventure di Joe Galaxy non sono solo mostri o antagonisti, sono caricature satiriche di archetipi umani, rese ancora più ridicole e inquietanti dalla maestria dell'autore. Joe Galaxy fece la sua prima apparizione nel 1979 sulle pagine della rivista satirica Il Male, per poi approdare su testate cult come Cannibale e Frigidaire. Proprio su Frigidaire debutta la sua prima avventura lunga, che diventa immediatamente un classico. Negli anni successivi, il personaggio compare su riviste come Comic Art e Lupo Alberto Magazine, ampliando il suo pubblico e consolidandosi come un cult del fumetto italiano. Joe Galaxy non è solo un fumetto, è un'esperienza. La sua fusione di elementi pop, pulp e satira lo rende un'opera unica, capace di influenzare non solo altri autori di fumetti, ma anche l'immaginario collettivo. Mattioli ha dimostrato che il fumetto può essere arte, critica sociale e intrattenimento allo stesso tempo.
Personaggi come Joe Galaxy e Squeak the Mouse sono una testimonianza della libertà creativa degli anni 70 e 80, un'epoca in cui il fumetto italiano sperimentava senza paura. Ancora oggi, queste opere continuano a ispirare artisti e appassionati. Personalmente, Joe Galaxy rappresenta per me il perfetto equilibrio tra leggerezza e profondità. È un fumetto che ti fa ridere a crepapelle, ma che al tempo stesso ti invita a riflettere. La sua estetica pop e psichedelica, unita all'umorismo nero e alla satira graffiante, lo rende un'opera intramontabile. Se ancora non conoscete Joe Galaxy, recuperate subito le sue avventure. Vi garantisco che non ve ne pentirete. E ora, prima di salutarci, un piccolo promemoria. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna delle prossime puntate. Alla prossima storia, sempre dalla nostra soffitta!